Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi, come avrete intuito dal titolo del video, tratteremo un argomento attualissimo in quanto è bello vedere le nostre avventure, ma al tempo stesso è altrettanto bello vedere le proprie di avventure. Nel video pippone scorso vi ho parlato del nuovo casco che ci porteremo in Sud America, ma non vi ho parlato di questo accessorio qua che serve per ancorare la classica action cam. Per poter far questo o addirittura magari questo. Poi qua promesso che ci torniamo perché c'è già chi me l'ha chiesto su Facebook. Ora però spostiamoci sulla moto bella lurida perché voglio condividere delle modifiche che sto portando per migliorare la qualità dei nostri contenuti in quella che sicuramente definiremo la quarta stagione sudamericana. Nei nostri video dei viaggi, quando parlo, vedete sempre questa inquadratura. Questo perché, come avete visto poc'anzi, utilizzo la camera agganciata alla mentoniera del casco. Inoltre vedete delle inquadrature che girano perché nella parte posteriore della moto c'è seduta Sara con il braccio meccanico. Ma con l'esperienza che stiamo acquisendo nel corso degli anni ho notato due cose. La prima è che aggiungere clip con riprese in terza persona mentre noi siamo sopra la moto è affascinante. La seconda invece riguarda un aspetto psicologico da tenere a mente. Spesso e volentieri ci chiedete nei video dei viaggi di condividere tutto quello che ci capita, ma sono convinto che il cervello non faccia questo step, ovvero che per condividere bisogna prima registrare. Per registrare abbiamo due strade. La prima è quella di creare un film con degli attori e una trama scritta. La seconda, più bella / bellissima, è quella di poter registrare nella maniera più naturale e improvvisata possibile. Ma se io vi puntassi la camera addosso, quante persone riuscirebbero a parlare in maniera naturale e non forzata? E senza che ci pensiate, vi rispondo per esperienza, forse una su 10.000. Ed aggiungo che questo è bellissimo perché viene fuori la bellezza della natura umana. Ma siccome noi qua stiamo a risolvere problemi, guardate in primo piano l'unica soluzione. Una camera 360 che riesce a riprendere tutto quello che gli sta intorno, con postazione fissa che non smonterete mai per praticità. Attivando l'indicazione di spegnere il LED luminoso, basta scrollare dall'alto verso il basso, questa è l'icona, poi andiamo nelle impostazioni, generali, auto sleep, in basso, schermo spento durante la registrazione attivo, impostiamo 5 secondi, in questa maniera attivando la registrazione la camera avrà lo schermo e l'indicatore luminoso spenti, ma in questo momento sta registrando. Con questa configurazione, che ovviamente non ostacola minimamente la guida, posso in massima sicurezza alzarla mentre siamo in viaggio perché i supporti sono super stabili, accenderla e spegnerla da remoto con il telecomandino presente sul manubrio ed ovviamente abbassarla quando spengo la registrazione. Questa è la configurazione definitiva nel dettaglio che mi avete chiesto in tantissimi. Ovviamente qua la vedete nel BMW GS Adventure, ma potete adattarla in tutte le moto. Avete solo bisogno di questi tre accessori: kit moto in alluminio, secondo ancoraggio sempre in alluminio fondamentale per dare più stabilità al selfie stick, e questo selfie stick in carbonio che è assolutamente il migliore tra tutti quelli presenti in catalogo. Poi se ci aggiungete anche lo sgancio rapido, metterla e toglierla quando scendete dalla moto è veramente un gioco da ragazzi. E se cercate la massima stabilità, valutate anche questo accessorio che ora ho a Lima in Sud America dalla Tenerona. Quindi ricapitolando, un sistema super stabile, sempre fisso sulla moto, di facile e sicuro utilizzo, con un tipo di camera che soprattutto non ci punti addosso l'obiettivo e che per me è fondamentale riesca a riprendere tutto quello che ci capita intorno senza ogni volta dover pensare a posizionare la camera. Poi per alzare il livello dei nostri contenuti ci sarebbero i vari controlli per controllare appunto la camera da remoto, oltre ad un ottimo microfono wireless per registrare l'audio, con GPS integrato per i dati telemetrici, oltre alla presenza di filtri ND per esaltare alcuni effetti. Ma adesso per un attimo mettiamo da parte questi due accessori che servono oggettivamente per salire di livello, in quanto il fulcro di questo video è parlarvi del nuovo prodotto di casa Insta360 che dal mio punto di vista è stato pensato e progettato per tutti coloro che vogliono approcciare al mondo delle camere 360, ovvero questa che vi presento nel pacchetto starter, personalmente il migliore rapporto qualità-prezzo. Perché la migliore? Perché vi arriverà in questo piacevole cofanetto con tali accessori e dal contenuto possiamo capire che non manca nulla per iniziare a conoscere il mondo delle camere 360. Protezione per le lenti che direi indispensabile, una custodia morbida per proteggere lo schermo e nell'eventualità da utilizzare senza la protezione per le lenti, selfie stick assolutamente necessario per una camera 360, cavo da USB-C a USB-C, una seconda batteria con una pratica custodia per trasportarla, solito e classico panno per pulire le lenti, 4 adesivi
adesivi per la pulizia del filtro antivento, questo che troviamo qua, adesivi e le varie istruzioni. Ma ora dobbiamo capire il motivo per cui i progettisti hanno pensato di realizzare questo nuovo modello quando sul catalogo troviamo in vendita la versione 5, 4 e addirittura la 3. Per rispondere a questa domanda dovete sapere una cosa importante: io collaboro con Insta da diversi anni e in diverse occasioni mi hanno chiesto cosa io volessi all'interno delle loro camere, che significa hanno fatto quello che dovrebbero fare tutti, ovvero ascoltare l'utente finale. E Francesco, che cosa desidererebbe, soprattutto quando la camera è attaccata alla mentoniera del casco? Solo 3 cose: qualità video ed audio massima, leggerezza in poco spazio. Ma per i profani della materia, se ci rifacciamo alla forma perfetta del triangolo, dove qua abbiamo peso, dimensione e qualità, memorizzate questo grafico perché è dedicato a tutti coloro che non hanno la passione per la fotografia / video. Se il vostro obiettivo è acquistare una nuova camera, che cosa dovete sapere? Se volete una qualità massima intesa come audio e video, quindi simbolo più, per quanto riguarda il peso dovrete aggiungere lo stesso simbolo più, per quanto riguarda la dimensione idem, quindi più qualità, più peso, più dimensione. Se invece cercate una camera più leggera, quindi simbolo meno, nel 99% dei casi sarà più piccola e di minore qualità, come se cercate una camera piccolina, nel 99% dei casi avrà una qualità audio e video inferiore ed un peso inferiore. Ed ora, con la massima onestà intellettuale, scrivete nei commenti se non mi merito il Nobel per le spiegazioni. E scherzi a parte, guardate queste 2 camere nella vista frontale. Qua abbiamo la regina e qua abbiamo la nuova X4 Air. Vista laterale, vista posteriore, altra vista laterale ed infine vista nella parte bassa per vedere gli attacchi che sono identici. E da questo confronto estetico cosa si evince? Che la nuova X4 Air è praticamente identica. Qua troviamo un solo tastino, sull'altra abbiamo il tasto funzione, ma oggettivamente lo uso pochissimo, mentre le 2 grandi differenze sono il peso. Questa pesa 165 grammi mentre l'altra 200 e, come avete visto, le fattezze generali, questa è più piccolina. Meccanismo della batteria identico, ma batteria più piccolina. Stesso identico punto dove inserire la micro SD, idem per lo sportellino per la ricarica, come i 2 tasti laterali, sensore più piccolo come di conseguenza all'ottica. Ed ora, dopo tutto il pippone detto, abbiamo capito che nella nuova X4 Air troveremo sicuramente una qualità leggermente più bassa rispetto alla regina, ovvero la sorella maggiore X5. Ok, ma un dettaglio fondamentale: di quanto? Per rispondere in maniera precisa e dettagliata come ci piace fare, non ci resta che metterci il casco, salire in sella e testarla in tutte le situazioni, con il sole, senza sole e di notte.
E tornati in garage, come sempre ho fatto parlare le immagini che secondo me sono la cosa più importante, però al tempo stesso voglio rispondere alla domanda che mi avete fatto, ovvero Francesco, mi consigli questa o mi consigli questa? La risposta per me è semplicissima: se volete approcciare al mondo delle camere 360 vi direi di prendere la nuova X4 Air, perché trovate una qualità delle immagini simile alla X4 che noi abbiamo utilizzato fino all'anno scorso, che poi non è così male, la nuovissima cover antivento che funziona benissimo ed importantissimo la possibilità di sostituire le lenti, che su una camera 360 con le lenti che sporgono è veramente fondamentale. Per non parlare poi del dettaglio del prezzo, in quanto questo bundle che straconsiglio di listino sta a 429 euro, ma ora con il Black Friday lo trovate a 389 euro. Oltre al fatto che con il mio codice sconto aggiunto al checkout avrete il kit moto in omaggio, ovvero questo accessorio fondamentale che ne completa il pacchetto. Mentre se cercate la qualità massima come resa cromatica, gamma dinamica, visione notturna, considerate che solo lei ha la funzione pur video, quindi la regina tutta la vita. Spero di essere riuscito a rispondere alla domanda e niente ragazzi, noi fra circa 40 giorni ripartiamo per il Sud America, l'idea è di star giù fino a giugno. Io come sempre approfitto di questo periodo post EICMA per organizzare un po' il tutto, in quanto sembra una banalità, ma reperire certi oggetti in certe zone è veramente complicato per via dello sdoganamento eccetera eccetera, quindi mi piacerebbe anche provare la nuova Go Ultra perché ha delle caratteristiche che reputo interessanti per determinate clip, oltre alla nuova lente grandangolare da applicare sulla Ace Pro perché porta il FOV, ovvero l'angolo di apertura ad oltre 180 gradi. Quindi speriamo di reperire il tutto prima di ripartire, poi con calma ci facciamo un video pippone dall'altra parte. E detto questo ragazzi, spero che il video sia stato piacevole ed interessante. Se lo fosse stato lasciate un mi piace, lasciate un commento e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video pippone. Ciao ragazzi. Out of reach for the city lights. This ain't where